Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vi voglio dare due spunti per decorare delle basette con l'effetto marmo nero e marmo verde. Sul canale vi ricordo che trovate già un video dedicato al marmo bianco che vi lascio qui sotto in descrizione se volete dare un'occhiata. Ho avuto l'occasione di dipingere queste basette per delle miniature di Kingdom Death Monster molto buffe che sto dipingendo per commissione. Infatti vedrete che utilizzerò delle basette dalla superficie ruvida, ma io vi consiglio caldamente di utilizzarle lisce se volete ricreare questo effetto e ottenere un effetto anche migliore. Detto questo, io direi di non perdere altro tempo e cominciare subito. Per il marmo nero ho preso spunto da queste due immagini, senza ricreare un tipo di marmo preciso. Partiamo quindi da una base nera, che vi consiglio di realizzare con il colore acrilico nero applicato sopra al primer, perché il primer nero spesso non è così intenso e anche perché il primer andrebbe comunque sempre coperto. L'unico altro colore che utilizzeremo per questa basetta è il bianco. Creeremo un lavoro preparatorio come questo che vedete, con una divisione a piastrelloni romboidali e le venature principali segnate a matita. Iniziamo quindi creando la divisione in piastrelle, che io ho deciso di fare a rombo, ma che possiamo fare anche quadrate o rettangolari. Create le prime 3 linee di divisione, ci basterà ruotare la basetta di 30 gradi circa e tracciare altre 3 linee verticali per creare gli altri lati dei rombi. Possiamo sempre correggerle, dato che si tratta di tracce preparatorie, oppure calcolarle più precisamente e tracciarle con il righello. All'interno di queste segniamo delle grosse venature, preferibilmente tutte rivolte verso lo stesso verso e che si interrompono allo stacco tra le piastrelle. A questo punto prendiamo il colore bianco, pieno e coprente, ma diluito il giusto per far scorrere comodamente il pennello e ripassiamo le venature appena disegnate. Passiamo quindi ad un pennello dalla punta sottile, nel mio caso lo 00 di Green Stuff World serie Silver, e con una versione più leggera di bianco, scaricando sempre l'eccesso dal pennello, ripassiamo molto delicatamente le fughe, che dovranno vedersi appena, ma che in ogni caso faremo scomparire ulteriormente fra poco. Passiamo adesso ad un pennello grande, nel mio caso il 4 di Da Vinci, e creando una velatura leggera creiamo un filtro scuro su tutto quello fatto finora. Così facendo integreremo meglio queste prime venature, creeremo più profondità con quelle successive e nasconderemo le linee a matita. Una volta asciutta la velatura ripassiamo con una seconda velatura solo le linee delle fughe per renderle ancora meno visibili. In alternativa possiamo farle in partenza grigie anziché bianche, ma io preferisco fare così per avere più controllo su quanto lasciarle visibili o nascoste. Torniamo a utilizzare un pennello sottile e con il bianco quasi a velatura, ma sempre scaricando l'eccesso per non farlo colare, ripassiamo le venature, approfittando per allargarle leggermente. Così facendo creiamo del movimento e delle variazioni cromatiche che collegano meglio le venature al fondo, creando quegli aloni grigi tipici del marmo. Riprendiamo quindi il bianco pieno e il pennello più sottile e rimettiamo in evidenza alcune venature principali così che risultino più chiare di quelle precedenti. Alleggeriamo il bianco e con precisione creiamo delle venature sottili ma non adiacenti a quelle principali, seguendo il nostro gusto o una reference precisa. Meglio non lasciarsi ingannare e creare venature troppo ramificate, ma seguire piuttosto una direzione simile. A questo punto non ci resta che sistemare gli ultimi dettagli inserendo magari velature grigie vicino alle venature, o al contrario riscurire con il colore nero le aree vuote,
così che ci sia un forte contrasto cromatico. Per l'effetto marmo il protettivo lucido è obbligatorio, da stendere a pittura completamente asciutta. Queste buffe miniature di Kingdom & Monster sono quelle per cui le ho utilizzate io. Possiamo sbizzarrirci creando delle basette con marmo tutto dello stesso colore oppure piastrelloni di colori alternati, ma adesso passiamo all'effetto marmo verde Alpi. Questo marmo presenta una maggiore variegatura, con venature grandi bianche, ma anche venature ampie e frastagliate. Oltre al nero e al bianco useremo quindi un terzo colore, un verde desaturo, come questo di AK Interactive. Se non ne abbiamo uno così, possiamo facilmente farlo partendo da un verde brillante, che andremo a sistemare con giallo e grigio. Il bianco e il nero, dosati separatamente, ci aiuteranno a spegnere la brillantezza del verde, che potremo anche scaldare leggermente con una punta di giallo per ottenere il colore desiderato. Sul canale trovate un video che ho realizzato tempo fa sul mio metodo per ricreare i colori ad occhio, che spero vi possa essere utile e che trovate qui sotto in descrizione. Ora che abbiamo il nostro verde, stendiamo in modo disordinato questo colore sulla basetta, per il momento senza pensare alla suddivisione in piastrelle. Creiamo anche una versione più scura, semplicemente unendo più nero, da picchiettare sulle parti verdi una volta asciutte per una maggiore varietà cromatica. A questo punto ricreiamo le piastrelle come abbiamo fatto prima, con o senza traccia a matita e utilizzando pennello sottile e bianco leggermente alleggerito. Con il colore pieno invece creiamo delle variegature nelle piastrelle, creando questa volta delle aree più frastagliate e anche in direzioni leggermente diverse da piastrella a piastrella, sfruttando le fughe come ottimi punti per interromperle. Oltre a queste, inseriamo con precisione delle venature che accompagnano nella medesima direzione quelle principali. Seguendo l'esempio della reference del marmo verde Alpi, possiamo creare anche una sorta di reticolo fine per simulare l'effetto frastagliato. Per rendere meno piatto e monocromatico l'effetto delle venature, cominciamo inserendo una velatura verde scuro sopra ad alcune aree casuali della basetta. Mentre sono ancora bagnate, lasciamo che si sfumino con le altre velature nere, in modo che si creino facilmente discromie più naturali. Lasciamo asciugare tutto completamente e riprendiamo il pennello sottile e il bianco, con i quali ripassiamo alcune venature principali, senza schiarire quelle secondarie o più frastagliate che rimarranno meglio integrate con il fondo. Allo stesso modo ripassiamo leggermente anche le fughe se ci si sono coperte troppo tra le varie velature e siamo pronti ad ultimare la basetta con il protettivo lucido. E qui vedete l'effetto finale con le miniature di cui vi parlavo incollate sopra. E con questo si conclude anche il video di oggi. Come sempre spero che il video vi sia stato utile come spunto per le vostre miniature. Qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate del risultato finale e se rifarete questo effetto sui vostri modelli. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, io vi do come sempre appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi.